Salve a tutti, mi è appena arrivato questo invertitore che ho preso online, è il modello AT2, adesso lo vediamo. Confezione abbastanza scarna, classico, c'è l'apparato, foglio di illustrazioni, in inglese, però abbastanza comprensibile mi sembra. Sì, abbastanza comprensibile, con tutti i suoi parametri di specificazione. Ok. Il variatore di frequenza naturalmente serve per variare la velocità del nostro mandrino. Adesso questo tornio, come tutti i torni, ha tante velocità già di suo, quindi ci sarebbe sempre la marcia adeguata al pezzo che dobbiamo lavorare. Il problema è quando mettiamo su un disco bello grosso, che dobbiamo partire con una velocità bassa, per poi aumentare gradualmente verso il centro. Il variatore dovrebbe servire proprio a quello, proprio per cambiare la velocità mentre si lavora, senza interruzione. Ma prima di renderlo fisso, solo per il tornio, volevo capire se era il caso di collegarlo direttamente al motore, quindi eliminare il condensatore e sfruttare la terza fase, diciamo, come un motore 3 fasi, che lavorerebbe al 100%, diciamo, oppure lasciarlo con semplice presa, che noi alimentiamo o il tornio o qualsiasi altro accessorio, e in quel modo lì si sfrutta meno la potenza, però in cambio possiamo usare tanti attrezzi, ecco. E lì è una scelta che adesso dovrò fare, e vediamo intanto come si comporta, facciamo qualche prova e calcoliamo. Ok, guardiamo com'è, guardiamo. Questo è il modello AT2 ed è l'unico modello adatto per i motori a monofase, diciamo. Togliamo subito il cappellino dei collegamenti, eccolo qui che è venuto. Ho visto che è abbastanza intuitivo per le prime funzioni, diciamo. Qui ci sono i morsetti che col suo tagliandino qui ci sono i morsetti di collegamenti primari con la massa, la linea d'alimentazione, il neutro di alimentazione, quindi sono i 3 fili che vanno collegati alla nostra rete di casa. Poi ci sono le 2 uscite per la 220, e la terza fase sarebbe questa qui, se uno vuole eliminare il condensatore, che sarebbe un'installazione fissa, diciamo. Però prima di metterlo fisso sul tornio, io volevo provare a vedere se si può ricoprire altre funzioni usando solo l'uscita normale. Ho preparato una presa e una spina per alimentarlo, naturalmente. Adesso lo colleghiamo subito, lo colleghiamo. Il pezzo di alimentazione, diciamo, sarebbe una bella cosa rispettare il neutro e la linea. La linea l'abbiamo qui nel secondo morsetto, quindi andiamo a collegare subito. Eccolo lì. Nel terzo morsetto abbiamo il neutro e ci mettiamo il suo filo. La massa va nel primo. Nella massa ci va, mettiamo insieme anche quello della presa. Eccolo lì. L'uscita è questa qua, quindi ci colleghiamo qua al V doppio. E l'altro filo attaccato. Ecco, così abbiamo la presa per poter alimentare tutti i nostri accessori. Per i motori asincroni sarebbe meglio collegare anche la terza fase all'U ed eliminare il condensatore.
però prima di piazzarlo definitivamente io volevo provare tutti gli accessori che ho per vedere come si comportano con questo qui, in maniera provvisoria chiaramente, solo per vedere il risultato e cosa può fare, diciamo, in esperimento. Ecco, l'ho preso provvisorio qui, adesso, perché non voglio fare buchi nella parete, inutili. Adesso colleghiamo l'elementazione, diamo corrente e lui parte già. Adesso mi indica praticamente F la frequenza, che è a 0. Proviamo già a aumentare. Proviamo. Allora, di default arriva a 65 Hz, arriva praticamente. Di default, dopo cambiando i parametri dovrebbe arrivare sui 400, ma penso che sia già sufficiente questi 65 Hz, penso, considerando che la nostra rete è 50 Hz. Proviamo a fare l'accensione, tanto non dovrebbe fare niente. Ecco che partono le ventoline, lui cresce e si porta agli Hz che abbiamo impostato, così cresce ancora. Ecco, così sarebbe praticamente pari alla nostra frequenza di rete, anche se poi in realtà non lo è perché la forma d'onda di questo inverter è praticamente quadra, invece la nostra rete di casa ha un'onda sinusoidale, è un po' più morbida, ma comunque la frequenza è quella, via. Ecco, con una piccola prolunga e ho collegato il tornio. Adesso mi collego all'inverter, così, eccolo, e praticamente così il tornio è collegato a questo strumento. Guardiamo se funziona. Facciamo l'accensione. Adesso subito lo proviamo con gli hertz normali come la rete di casa e poi abbassiamo o aumentiamo. Mi giro un po', così si vede forse meglio. Ok. Facciamo accensione e il tornio funziona normalmente, funziona. Proviamo a abbassare. Sì, si abbassa. Così 20 Hz, 21 Hz, molto più lento. Proviamo anche ad aumentare, andiamo a 65 Hz, riprende gradualmente. Ottimo. Andiamo a mettere la marcia veloce, così, scendiamo, facciamo accensione, così 28 Hz, andiamo su ancora, e ancora. Velocissimo così, dopo calcoliamo i giri che fa. Vediamo fino a quanto tiene, siamo 17 scarsi. E ancora funziona. 15 e ancora va. Ecco, adesso ora si è spento. Il minimo è 15, il minimo dispensabile. Allora, adesso vi spiego una cosa. Siccome che il mio tornio
è gestito da relè di avviamento. I relè hanno due bobine che funzionano a 50 Hz praticamente. Quindi se noi l'accendiamo con una frequenza molto bassa, l'impedenza non si eccita e non fa scattare il relè. Quindi dobbiamo prima portarlo più o meno sui 40-50 Hz, fare l'accensione e poi scendere dopo, così rimangono eccitati. Ecco, se io spengo il tornio qui così e lo riaccendo, chiaramente non parte. Infatti adesso sto accendendo, ma non c'è mossa proprio perché i relè, le bobine dei relè a questa frequenza non si eccitano. Però una volta eccitati dopo rimangono, si può passare. Adesso facciamo una prova a vedere di forza, a vedere se è un buon tiro. Mettiamo la striscia riflettente per lo strumentino. Ecco, allora il mio tornio con queste polliglie dovrebbe arrivare al massimo a 1600 giri RPM. Adesso vediamo tramite i variatori di frequenza a quanto può arrivare. Adesso facciamo l'accensione, aspettiamo che arrivi. Questi sono i giri con la frequenza normale. Adesso aumentiamo al massimo. Praticamente passa i 2000 giri, passa praticamente. Tramite i 65 Hz che regala questo strumento arriva a più di 2000 giri e sono un bel po' praticamente. Adesso vediamo invece la minima che può arrivare. Per la minima naturalmente mettiamo la marcia al minimo, il riduttore, partiamo sempre dai 50 Hz più o meno Questa sarebbe la velocità minima del mio tornio senza frequenzimetro. Adesso proviamo ad abbassare tantissimo a vedere quanto può arrivare, perché la velocità bassa è comodissima. 37. Abbassiamo ancora, siamo a 26. Ora siamo a 20, il tornio è quasi fermo praticamente. Che spettacolo. Proviamo a vedere se rimane un po' di forza, proviamo, prendo uno straccio. Mannaggia! Non si ferma neanche. Questo è impossibile fermarlo, è impossibile. Quindi ho visto che anche collegato così, che non è il sistema ideale diciamo per il motore sincrono, vorrebbe collegato eliminando il condensatore, anche così ha una discreta forza. Proviamo a abbassare ancora un pochino. Siamo a 15 Hz, poco più. Ora guardiamo i giri che fa, guardiamo. Ma sarà pochissimo sicuro. Fa fatica anche a contarli. Anzi, siamo ho mosso. Fa fatica a contarli, talmente bassa la velocità. Eccoli qua.
22 giri minuto, è veramente poco. E questa velocità, ma spesso e volentieri fa comodo quando dobbiamo fare delle fresature in contemporanea con il tornio, e fa molto comodo. Vediamo se si blocca, perché siamo veramente bassi di giri. Ho molta forza, ma questo non si ferma neanche, è morto, non si ferma. Mannaggia quanto è potente. Ecco, adesso si è fermato, a scendere dei 15 si ferma, in automatico. Perfetto, ora vediamo altre funzioni. Ripeto ancora, questo è un posizionamento provvisorio chiaramente, perché poi quando lo collego al tornio, tolgo il condensatore del suo motore e sfrutto il devitore che c'è qua dentro e faccio tutto dedicato al tornio, diciamo, in maniera fissa. Però prima di fare ciò, che dopo non riesco più, volevo provare tutti gli accessori in giro che ho per vedere. Ora gli ho collegato il mio trapanone, che è un motore a spazzole, e molti dicono che non si può, ma io non ci credo, quindi voglio provare. E vediamo come si comporta, vediamo. Perfetto. Questo addirittura scende anche di più, scende. Scende quasi a fermarsi praticamente questo. Lo mettiamo quasi al minimo, proviamo la forza, perché i motori a spazzole quando sono bassi di giri non tirano niente. Proviamo. Non si ferma, non si ferma e non si ferma. E sta facendo pochissimi giri. Controlliamo. Ho già messo su. ...136 giri fa, quindi sono pochissimi. Scendiamo un altro po'. 8 Hz siamo. Guardiamo quanti giri sono. ...84 giri, pochissimi. Vediamo la forza. Non si ferma. È una cosa... è un motore molto forte questo, però col cambio che è ridotto, quindi ha una forza già di suo, però ha veramente tanta forza, che è collegato direttamente alla corrente. Con questi giri basta far così, si ferma praticamente. Guardiamo se aumenta di giri. Questa sono i suoi Hz normali, 50 Hz. Proviamo a aumentare. Non aumenta, no. Allora, abbiamo visto che motore a carboncini da 50 Hz a 65 non cambia nulla praticamente, quindi, però questo va già forte di suo, quindi non serve, non è come il tornio che serve la passata veloce, che da piano vada a finire veloce, ecco, diciamo così. E comunque andando a bassi giri fa veramente pochi giri e dà una forza tremenda. Adesso proviamo un'altra cosa ancora, proviamo. Ora proviamo a collegare il trapano, l'ho già collegato.
E proviamo a vedere come funziona. Partiamo col 50 Hz, partiamo. E la cinghia adesso la velocità è una velocità intermedia, ma va bene così. Guardiamo. Quasi 500 giri con la sua frequenza normale. Vediamo metterlo a 65 Hz. Questo lo sente, sì. (642) con la stessa impostazione di cinghia. Proviamo ad andare giù di giri. Questo però motore non è un 4 poli, quindi non avrà una gran forza da bassi giri. Andiamo sui 25. Però non si ferma. Scendiamo ancora un po'. Proviamo anche a 20 Hz. A 20 si ferma. A 20 si ferma, sì. Questo va bene fino a 25 Hz va. Adesso addirittura è partito l'indietro, è partito. A 25 va bene, 24-25. Così sì, così forte, così. Così forte. Ora proviamo anche la troncatrice da ferro, a vedere come si comporta. Sempre collegato in modo direttamente alla spina, senza eliminare il suo condensatore, che sono due cose molto diverse. Proviamo. Accendiamo qui. Ecco, questa è la velocità normale di taglio, con 50 Hz. Proviamo ad aumentare. Diventa anche più silenzioso, diventa, che bello. Sì. Proviamo a scendere. Qui non ci sono relè nei motori, quindi dovrebbe andare sempre. E possiamo accenderlo anche da bassissimi giri, così praticamente quasi ferma. Proviamo a spegnerla e riaccendere, e infatti va alla perfezione. Qui non ci sono relè da eccitare, quindi parte. Proviamo a segare un ferro. Proviamo a segare un ferro con la velocità bassa, a vedere se si ferma. No, taglia. E come si taglia? Già tagliato. Proviamo la velocità alta. Aspetta che arrivi. Mazza, quanto è veloce così. È perfetta. Aspettiamo che vada a zero, così si spegne da solo. Ecco, il problema è che è giunti a questo punto e dove lo metto? Lo metto fisso nel tornio e lo uso solo là, togliendo il condensatore, facendo il collegamento come deve essere fatto? Lo tengo volante da usare con le spine per ogni attrezzo? È un bel dilemma, perché visto che si comporta bene dappertutto, soprattutto per il mio trapano a carboncini, che anche girando a bassi giri ha una forza molto grande, e a questo punto sono molto 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 indeciso.
E comunque i variatori di frequenza funzionano benissimo con ogni accessorio, anche con quelli carboncini, ripeto. E niente, ora deciderò dove metterlo e se lo posiziono fisso oppure lo tengo volante per qualsiasi evenienza. E, mm, ce ne vorrebbero due o tre, a dire la verità, sarebbe la soluzione migliore. E va bene, abbiamo provato il variatore e buon variatore a tutti e ci sentiamo alla prossima puntata. Saluti a tutti, ciao ciao.